Amici Neroland, allora, come vedete o come potrete capire dal mio abbigliamento, fa molto freddo, ci sono circa 0 gradi, è una giornata nuvolosa, coperta, c'è un po' di nebbia, giornata abbastanza triste, ma ci siamo abituati qui. Questo tempo non è proprio il tempo migliore per fare le fotografie, a parte poi che poi ti butta anche giù del morale, non è proprio che in questo momento ce l'abbiamo bisogno. Comunque, allora, sono qui dove ho registrato il video delle aquile. Se per caso non l'avete visto, andatevelo a vedere, lo trovate sul canale. Perché c'è c'è l'aquila anatraia qui in zona. Sono un po' di giorni che gira, ancora non sono riuscito a vederla, ancora mi manca per il mio portfolio comunque riuscire a prendere qualche fotografia. Quindi insomma sto qui appostato perché appunto c'è l'aquila anatraia in giro. Però il problema è che oggi c'è pochissimo vento, quindi c'è pochissima roba che si muove. È circa un'ora e mezza che sto qua, a parte un paio di nibbi, però non si sta muovendo niente. Allora pensavo che nel frattempo che aspettiamo, visto che qui non succede niente, siccome parecchi di voi mi hanno chiesto quale fosse la mia attrezzatura, oggi vi presento l'attrezzatura che uso per il wildlife. Ho questa che è la D500 Nikon, è una camera non full format, è una camera DX. La differenza ve la faccio vedere adesso in due fotografie che vi metto a confronto, una fatta con la D50 che è un full format e una invece fatta con una DX format. Quindi vedete che c'è un crop a parità di lunghezza focale, c'è un crop. Ho scelto questa macchinetta da abbinare alla mia D750 che uso principalmente per le foto di foresta o comunque di paesaggio, principalmente per due motivi. Prima di tutto perché io faccio due tipi di fotografia differenti, una appunto è il wildlife, quindi la fauna, e una invece è quella per i paesaggi. Quindi uso delle impostazioni prettamente differenti, quindi preferisco avere già le impostazioni settate per questa macchinetta e per quell'altra. E in più c'è anche il problema che se uno ha una sola macchinetta dovrebbe stare sempre a cambiare le lenti, e questo spesso ti fa passare la voglia o ti fa perdere l'attimo. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi ho deciso di affiancare questa macchinetta alla D750 perché prima di tutto ha quel crop e quindi la lente che è un 600 mm, un 150-600 della Tamron. Su questo diventa circa 840 mm perché appunto c'è quel crop, quindi si avvicina molto di più all'oggetto. In più il sensore di questa macchina per la fotografia è molto più veloce, nel senso riesce ad acchiappare meglio il soggetto e a seguirlo, e in più ha uno scatto a raffica di 10 frame per secondo, quindi 10 scatti al secondo. In questo modo quando c'è un soggetto, un oggetto, un animale che si muove, in questo modo si ha più possibilità di riuscire a congelare l'attimo, quindi avere tra questi 10 scatti abbiamo più possibilità di avere degli scatti buoni. Poi per quanto riguarda la lente, come ho detto, il 150-600 della Tamron non è, lo dico francamente, non è il massimo. Adesso non sono più tanto soddisfatto di questa lente. Diciamo che è stato un buon investimento per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. All'epoca mi sembra che costava circa 3 anni fa, 4 anni fa, 1600 euro, qualcosa del genere. Però diciamo che in 3-4 anni sono migliorato parecchio, quindi sono passato da un 300 mm a un 150-600. All'inizio mi sembrava chissà che, però adesso mi sono accorto che questa lente ha delle pecche, ha dei limiti, soprattutto in condizioni di luce così. Ha un'apertura massima di 6.3 a 600 mm, quindi diciamo che non è molto luminoso. L'ho messo a confronto con delle lenti che hanno dei miei amici, per esempio il Nikon 500, e c'è una abissale differenza quando si fanno delle foto, solo che quella lente costa anche 12.000-15.000 euro, quindi è una spesa non indifferente. Però diciamo che magari per iniziare può essere un buon investimento, perché in perfette condizioni di luce e se il soggetto è abbastanza vicino, diciamo che si possono anche portare a casa dei buoni risultati.
Prima scattavo principalmente a mano libera. Da un paio di mesi ho comprato questa testina gimbal. La testina gimbal della Neewer l'ho comprata su Amazon, mi sembra che costa 50 euro, quindi neanche tanto, non è male come stabilità. L'ho comprata perché questa permette di rimanere più fermo quando si fanno le foto. Vi spiego meglio. La macchinetta insieme con la macchinetta insieme con la lente pesa circa 3 kg, 2,5 kg, 3 kg, quindi diciamo è molto pesante. Quando vado in giro per esempio a fare delle camminate, delle passeggiate, e magari cammino, arrivi col fiatone, anche perché mi sto a portare 20 kg di grasso appresso, arrivi col fiatone, diciamo che è molto difficile riuscire a restare fermo. In più si respira, in più bisogna cercare di avere una posizione salda sulle proprie gambe. Quindi questo appunto va a riempire quella pecca, quella mancanza di stabilità, perché appunto riesce a essere più stabile, riesce a girare in questa maniera e in più riesce a girare in questa maniera, quindi riesce a seguire l'oggetto. L'ho già provato e ho visto che c'è un'abissale differenza tra scatti a mano libera e scatti con questa lente. Non va tanto bene per il video, o almeno comunque devo iniziare a imparare ad usarla meglio con il video, perché è molto difficile seguire dall'high view, è molto difficile seguire soprattutto gli uccelli in volo. Per quanto riguarda il cavalletto invece, perché giustamente per la stabilità, se si vuole utilizzare questa testina ci vuole un cavalletto, mi sono affidato nuovamente alla Rollei. Ho comprato un Rollei C6i, l'avevo utilizzato durante il mio wandering in Italia, quindi quando avevo percorso 1550 km in solitaria in Italia. È molto leggero, è abbastanza robusto, forse non è dei più robusti, ma è abbastanza leggero e mi aveva dato delle soddisfazioni. Quindi mi sono affidato nuovamente a questa Rollei. Purtroppo questa volta invece diciamo che mi ha fatto un po' arrabbiare, perché neanche 2 mesi che uso questo cavalletto e i piedi, che hanno i blocchi, adesso vi farò vedere, hanno i blocchi, purtroppo quei blocchi si sono allentati e quindi, se vedete, tutte le gambe adesso non hanno il blocco. Va ancora bene perché una volta che si sistema il cavalletto è comunque resistente. Aspettate un attimo, è comunque resistente, però diciamo che non c'è più la possibilità di posizionarlo in diverse posizioni con quei blocchi. Quindi se vi do un consiglio, non lo comprate, comprate qualcosa magari che è più costoso ma più resistente, perché anche quello è molto importante. Comunque io adesso aspetto un altro po', ancora qui al freddo, e la fotografia è un discorso di pazienza. Questo magari poi ve lo spiegherò un'altra volta, vi darò anche dei consigli su come cercare di portare a casa il risultato anche magari in condizioni del genere. La prossima volta parliamo anche magari delle impostazioni che uso per i diversi tipi di fotografia che faccio. Nel frattempo speriamo che quest'aquila anatraia si faccia un giro, che magari riesca a portare a casa qualche foto, altrimenti comunque sto passando qualche ora in natura e quello non fa mai male. Se vi è piaciuto questo video vi prego di farmelo sapere nei commenti, mettere un like, iscrivetevi al canale perché sarebbe veramente un aiuto molto importante per farmi continuare a fare quello che faccio. Schiacciate anche la campanellina che c'è, così tutte le volte che pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Condividetelo sui social, perché lo stesso magari conoscete qualche amico appassionato di fotografia e magari i consigli che do li possono anche interessare. Comunque ci vediamo alla prossima, ciao!